Salve a tutti e benvenuti a questa intervista organizzata dai laboratori PH del gruppo TÜV Sud che opera nel settore di testing dei dispositivi medici. Io sono Attilio Durantini e dopo una vita spesa nel settore della certificazione dei dispositivi medici sto supportando il laboratorio PH, sempre del gruppo TÜV Sud, per quanto riguarda il testing dei dispositivi medici riguardanti la sicurezza chimica, microbiologica e la biocompatibilità. A questo proposito, oggi vorremmo parlare di un argomento molto scottante e interessante e il cosiddetto reprocessing dei dispositivi medici, il riutilizzo a seguito di ricondizionamento nelle strutture sanitarie. Al proposito abbiamo con noi l'ingegner Ramona De Luca del team di R&D, ricerca e sviluppo, del prestigioso gruppo Esaote. Ramona ha già fatto sul nostro magazine Trust It di TÜV Italia un'intervista e appunto partendo da questo presupposto chiedo a Ramona di introdurre se stessa e il gruppo che rappresenta. Grazie Ramona. Grazie Attilio, ringrazio te e i laboratori PH del gruppo TÜV Sud per questo invito. Esaote è un gruppo che opera in diverse aree del settore biomedicale da più di 40 anni. Ci occupiamo di ultrasuoni, risonanza magnetica dedicata e di information technology per la sanità. Il nostro gruppo è costantemente impegnato, continuamente investe nella ricerca e sviluppo, consapevoli ovviamente che l'innovazione è un aspetto determinante nel nostro settore. Abbiamo 2 centri di ricerca e sviluppo in Italia, uno a Genova dove è anche sede la nostra direzione ed uno a Firenze dove ha sede il centro di eccellenza per la ricerca e sviluppo e la produzione di sonde ad ultrasuoni. Ed io lavoro proprio a Firenze nel Dipartimento Ricerca e Sviluppo Ultrasuoni, nello specifico nel gruppo sonde, quindi ci occupiamo di ecografia. L'ecografia è una tecnica di imaging molto diffusa nel mondo che ha diversi vantaggi. Tra questi possiamo citare il peso e l'ingombro contenuti del dispositivo ecografo, costi sostenibili, ma soprattutto la versatilità. Infatti l'ecografia ha un ampio campo di applicazione proprio grazie ad un vasto range di sonde ad ultrasuoni disponibili che vengono progettate e sviluppate in funzione della destinazione d'uso. Tra le applicazioni dell'ecografia possiamo citare applicazioni addominali, muscoloscheletriche, cardiovascolari, ostetricia e ginecologia fino a procedure interventistiche e intraoperatorie. A ciò si aggiunge il fatto che un esame ecografico può essere eseguito in diversi ambienti, può essere eseguito in un centro di diagnostica per immagini, piuttosto che in un pronto soccorso, in una sala operatoria o in una terapia intensiva. Quindi operiamo in questi scenari molto complessi, la complessità è appunto dovuta alle diverse destinazioni d'uso e ai diversi ambienti d'uso e in questi scenari complessi dobbiamo garantire la sicurezza del paziente e degli operatori sanitari dal punto di vista del controllo e della prevenzione delle infezioni. E quindi il mio team si occupa appunto del reprocessing della sonda ad ultrasuoni. Ci occupiamo in particolare di definire quali siano i requisiti di ricondizionamento, le istruzioni adeguate per ricondizionare e riprocessare in maniera adeguata la sonda, il che vuol dire garantire un riutilizzo sicuro del dispositivo medico. Benissimo, penso che l'argomento sia un argomento scottante. Lo stesso regolamento lo focalizza in maniera preponderante per quanto riguarda anche la classificazione dei dispositivi. Alcuni dispositivi che erano classicamente in classe 1, quindi senza la necessità dell'intervento dell'organismo notificato, passano in classe 1R, quindi riutilizzo, ricondizionamento, proprio per queste problematiche che purtroppo tutti conosciamo. Le infezioni ospedaliere sono una piaga che in un certo senso è da combattere. Quindi l'attenzione verso il reprocessing è anche supportata da interventi normativi di standard che aiutano in un certo senso i fabbricanti, soprattutto in fase di R&D, quindi di progettazione, a creare dei presupposti di sicurezza e di performance di questi prodotti.
so che hai anche fatto un'intervista sulla nostra rivista Trust It, puoi dare qualche informazione appunto sul contesto normativo e di standard che fa riferimento a questo tipo di procedura? Volentieri, condivido volentieri la mia esperienza, l'esperienza del mio team. Dicevo che ci occupiamo appunto di reprocessing all'interno del gruppo sonde di Esaote, e quindi sostanzialmente l'obiettivo principale del mio team è definire i requisiti di ricondizionamento della sonda ad ultrasuoni, ma vale per qualsiasi dispositivo ovviamente, quanto stiamo dicendo, di definire tali requisiti in funzione della destinazione d'uso della sonda, quindi del tipo di sonda, e di validare tali istruzioni. E ovviamente con l'obiettivo di essere conformi alla normativa, ed anche con l'obiettivo, ci proponiamo sempre, di fornire delle soluzioni che migliorino la prestazione sia per il paziente che per il cliente. Per quanto riguarda il quadro normativo, con MDR, con la attuale Medical Device Regulation, c'è certamente un'attenzione crescente su questo argomento, su questo aspetto del dispositivo medico, appunto relativo alla pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione del dispositivo medico. E ciò, aggiungerei in particolare sulla validazione delle istruzioni di reprocessing da parte del fabbricante del dispositivo medico. Ciò nasce possiamo citare il fatto che negli ultimi decenni assistiamo a dei rapidi avanzamenti tecnologici. Abbiamo assistito e continuiamo ad assistere a questi rapidi avanzamenti tecnologici per sviluppare e per produrre e mettere sul mercato dispositivi medici sempre più complessi, per offrire il più alto livello possibile di cura e di assistenza al paziente. A ciò, a tale complessità, può accompagnarsi potenzialmente la difficoltà di pulire, disinfettare o sterilizzare il dispositivo medico. Infatti abbiamo assistito anche a dei cambi di tecnologie da parte dei fabbricanti dei metodi di reprocessing, che si traducono in nuovi metodi e nuovi approcci. Quindi in questo scenario è nata appunto l'esigenza, o meglio la richiesta, per il fabbricante dei dispositivi medici di fornire agli utenti adeguate istruzioni per il reprocessing ed anche di validarle. Nel quadro normativo possiamo certamente citare la ISO 17664 del 2021, che fa esplicito riferimento al fabbricante del dispositivo medico. In che termini? All'interno della norma si legge proprio "to assist the manufacturers of medical devices". La norma definisce i requisiti per le istruzioni di reprocessing, e non solo. C'è un esplicito riferimento, un'esplicita richiesta al fabbricante dei dispositivi medici di validare, di fornire evidenza oggettiva della validazione di tali istruzioni. Non fornisce però dettagli relativi a tali istruzioni, né criteri o strumenti di misura, o strumenti in generale per la validazione. Ok, la tua considerazione in merito, diciamo così, alla ricerca dell'oggettività e della sicurezza dei risultati è qualcosa che si riallaccia un po' anche al ruolo del laboratorio che si innesta soprattutto nel principio fondante che mi ha fatto innamorare della mia organizzazione, il TÜV Süd, che recita proprio in questo modo: proteggere le persone, le proprietà e l'ambiente dagli effetti avversi del progresso. Non si può fermare il progresso, è giusto continuare nel progresso, ma è giusto anche limitarne i potenziali danni derivanti da questa corsa qualche volta sfrenata. Bene, in questa situazione come hai trovato il rapporto con il laboratorio dal punto di vista di trovare un interlocutore che si confronti con la sua indipendenza, perché è chiaro che il fabbricante ha un suo ambito, delle sue proprie responsabilità, ma ha la necessità di confrontarsi proprio per trovare questa oggettività e alla fine contribuire a trovare delle soluzioni che vadano nella direzione della sicurezza e affidabilità dei dispositivi. Parlaci appunto della tua esperienza. Interessante le ultime due parole, affidabilità e sicurezza, due aspetti decisamente cruciali e indispensabili del dispositivo medico. Mi viene anche da citare patient first, patient safety first. Come dicevo, il mio team si occupa appunto della definizione dei requisiti di reprocessing delle sonde ed anche della validazione delle relative istruzioni di pulizia, disinfezione e sterilizzazione.
E l'obiettivo, per citare nuovamente la sicurezza e l'affidabilità, è certamente fornire agli utenti finali delle istruzioni che siano chiare ed adeguate, che in altri termini vuol dire appunto affidabili e sicure. Non solo, aggiungerei anche che riprocessare, ricondizionare il dispositivo medico, la sonda ad ultrasuoni nel mio caso, come indicato dal fabbricante, consente anche di ridurre il rischio di effetti collaterali, effetti negativi sul dispositivo stesso. Quindi diciamo che l'obiettivo nostro, noi lavoriamo sempre con l'obiettivo di minimizzare il rischio di trasmissione delle infezioni, seguendo le normative e, come dicevo prima, anche proponendoci con l'obiettivo di fornire delle soluzioni efficienti per gli operatori sanitari. Si citava anche la ISO 17664, la quale fornisce i requisiti e richiede la validazione di tali istruzioni, ma non dà dettagli in merito a questi due punti. È qui appunto che gioca un ruolo determinante il fabbricante, che ha la responsabilità di definire tali istruzioni e di validarle, ed è esattamente ciò che noi facciamo. Aggiungerei anche due aspetti molto importanti di questa partnership, di questa collaborazione, che riflettono due pilastri, due pilastri della nostra azienda, e che sono il design inteso come cultura del progetto, la design culture, ed anche l'approccio human-centered. Il ricondizionamento, il reprocessing è diventato un importante, un rilevante input di design nella progettazione dei dispositivi medici. Ciò vuol dire che i requisiti di reprocessing diventano specifiche tecniche. Nel nostro business, nel nostro settore, potremmo definire diverse categorie di clienti. In questo caso mi riferisco a due categorie importanti: certamente il paziente, ripeto, il nostro main focus sempre, ed anche l'utente finale, che può essere un medico, che può essere un sonografer, l'operatore sanitario che effettivamente effettua la procedura di reprocessing, quindi sempre con l'obiettivo di fornire chiare ed adeguate indicazioni per il reprocessing. Lavorare con PH è decisamente, in questa partnership, è decisamente una partnership fruttuosa, mi viene da dire, con dei risultati importanti, ed è decisamente anche stimolante, perché si basa anche su un confronto diretto, mutuo, quindi bidirezionale, di competenze, di professionisti con competenze ed esperienze diverse, e quindi è importantissimo riuscire ad analizzare vari aspetti del progetto da diverse prospettive. Benissimo, questo lo trovo molto costruttivo, anche perché è chiaro che mi confermi che il laboratorio agisce con la sua propria personalità, la sua propria indipendenza nel confronto e chiaramente nella non mescolanza delle responsabilità che competono nel Certo. fabbricante. Però è giusto che appunto in questo confronto nascano delle decisioni più adeguate, più appropriate da parte del fabbricante. E quindi penso che come messaggio finale, cosa ti senti di dire un po' a tutti i protagonisti di questo panorama dell'utilizzo dei dispositivi medici in quanto, diciamo così, protagonisti di questa fase di reprocessing? Domanda decisamente interessante, perché finora siamo stati molto concentrati, abbiamo parlato del ruolo e delle responsabilità del fabbricante del dispositivo medico e delle collaborazioni necessarie e indispensabili per le proprie attività. Interessante la domanda, perché fa riferimento agli altri protagonisti, agli altri attori di questo aspetto importante del dispositivo medico, che è appunto il reprocessing. Inizierei citando l'approccio che viene oggi comunemente utilizzato, condiviso, che è il risk management approach, anche per il controllo e la prevenzione delle infezioni, perché adottare questo approccio vuol dire, soprattutto per quanto riguarda il fabbricante, in questo caso del dispositivo medico, vuol dire individuare quali siano le opportunità per minimizzare il rischio della trasmissione delle infezioni, ed implementare delle strategie per prevenire le infezioni.
e all'interno questo approccio sostanzialmente quindi è un approccio condiviso da tutti gli attori del sistema sanitario, perché il controllo e la prevenzione delle infezioni è certamente una priorità crescente per l'intero sistema sanitario, con l'obiettivo comune di fornire il più alto livello possibile di assistenza e cura per il paziente. Abbiamo parlato della responsabilità del fabbricante del dispositivo medico, ma in realtà esiste una matrice di responsabilità, che io definirei più che altro una matrice di corresponsabilità, perché oltre al ruolo e alla responsabilità del fabbricante del dispositivo medico, vi è una quota parte di responsabilità anche ovviamente dei fabbricanti dei metodi e degli agenti di preprocessing, quindi di pulizia, di disinfezione e di sterilizzazione, che si occupano della validazione dei propri prodotti, e poi c'è anche la responsabilità del processor definito all'interno della ISO 17664. Il processor è identificato nell'individuo o nella organizzazione, questo è un passaggio molto importante, quindi non solo nel singolo individuo, ma nella organizzazione che effettivamente, concretamente esegue la procedura di reprocessing. Molto importante questo punto, in generale, molto importante condividere il messaggio che esiste questa matrice di corresponsabilità. Per quanto riguarda il processor, è necessario che chi esegue la procedura di reprocessing sia adeguatamente formato e costantemente aggiornato. Quindi il fabbricante del dispositivo medico ha il dovere e la responsabilità di fornire agli utenti finali istruzioni d'uso che siano adeguate e validate, quindi ha la responsabilità di definirle e di validarle. L'utente finale, chi effettivamente esegue la procedura di reprocessing, ha il compito di seguire le istruzioni d'uso fornite dal fabbricante del dispositivo medico, perché ovviamente nel mio caso, nel nostro caso, la sonda sarà pulita, disinfettata e o sterilizzata se riprocessata come Benissimo. disposto. Benissimo, tutto questo si sposa un po' con uno dei miei principi personali, magari adesso diciamo così sfocia un po' nel personale. Io dico che è molto difficile salvare il mondo, ma se tutti teniamo pulita la nostra piastrella, forse avremo un mondo migliore. È giusto quello che dici, perché le infezioni ospedaliere sono un problema che è molto allargato e chiunque partecipi in tutto questo processo di utilizzo e riutilizzo dei dispositivi medici deve mettere in gioco tutta la massima professionalità, buona volontà, risorse e impegno per far sì che questo venga evitato e questa piaga venga debellata. Quindi ringraziamo tutti diciamo così, gli spettatori di questa intervista e da parte mia sento di condividere con Ramona il mantenimento dei nostri obiettivi, quello di contribuire a far sì che i dispositivi medici siano sempre più sicuri e affidabili e utilizzati nel modo più appropriato. Grazie a tutti. Grazie.